Benvenuti, anime curiose e sognatori instancabili, nel salotto più esclusivo del web. Benvenuti su Segreti Turchi. Qui, dove le stelle del Bosforo brillano più vicine e i sussurri si trasformano in melodie, siamo pronti a svelare un capitolo intriso di mistero e dolcezza. Prima di tuffarci in questa narrazione che accarezza le corde più sensibili del cuore, vi chiedo un piccolo gesto che per noi vale tantissimo. Lasciate un mi piace per sostenere la nostra ricerca della verità. Iscrivetevi a Segreti Turchi se non l'avete già fatto e attivate la campanella, così non vi perderete nemmeno un battito delle vite dei vostri beniamini. E ora, mettetevi comodi, perché la storia di oggi ha la consistenza soffice di una nuvola e il colore dell'alba. Niente proclami fragorosi, nessun comunicato in caratteri dorati, zero didascalie criptiche lanciate nell'oceano dei social per generare scalpore. La scintilla che ha incendiato l'immaginazione collettiva, trasformando un pomeriggio qualsiasi in un teatro di possibilità senza fine, è scoccata da un gesto semplice, quasi disarmante, una fotografia. Immaginate Elçin Sangu, la nostra musa di rame e luce, colta nell'istante esatto in cui varca la soglia di una boutique per bambini, un luogo sospeso, avvolto da un'aura di pastello e silenzio. Le immagini giunte fino a noi hanno una qualità muta, quasi sacra, come una ninna nanna sussurrata mentre il sole è ancora alto. La sua figura si muove con grazia quieta, priva di quella fretta che spesso insegue i volti noti. Tra le dita trattiene con delicatezza alcune borse eleganti, dal peso misurato e non ostinato, come se contenessero piume più che oggetti. Ma è il viso a catturare l'anima di chi guarda, sulle labbra le fiorisce un sorriso segreto, quasi privato. È quell'espressione sospesa in un limbo dolcissimo tra gioia personale e consapevolezza pacata di essere osservata dal mondo. Ed è qui, cari amici di Segreti Turchi, che ci sporgiamo un po' di più, con rispetto ma con la curiosità che ci contraddistingue. Cosa racconta quell'enigma luminoso? Siamo di fronte alla premura di un'amica pronta a celebrare la maternità di qualcun altro. Oppure intravediamo l'inchiostro morbido di un nuovo capitolo, scritto in cotone pettinato e bottoncini minuscoli, per lei e per il suo compagno nella vita e nell'arte, Bararduk. Osserviamo la scena con l'occhio clinico di chi ama i dettagli. L'ingresso della boutique emana una luce soffusa, quasi incantata. Peluche come guardiani silenziosi, minuscoli cardigan piegati con la consistenza del burro, tutine delicate allineate come note su uno spartito. Il linguaggio del corpo di Elçin è composto, intenzionale, senza fretta. Non barcolla sotto una montagna di pacchi, esce con il giusto, quanto basta per sembrare determinata, non spettacolare. Questo singolo indizio alimenta la fantasia a più di 1000 parole. E ora, mi rivolgo a voi, famiglia di Segreti Turchi. Quel sorriso nasconde un segreto dolce e personale, o è semplicemente la gioia di preparare un dono pensato? Ditecelo nei commenti, non vedo l'ora di leggere le vostre teorie. Cosa potrebbe celarsi in quelle borse così curate? Forse un set neutro dalle sfumature sabbiose, che richiama la terra e la natura. O una tutina in cotone biologico con finiture a mano, studiata per non irritare la pelle più pura. O ancora una copertina ariosa che respira come la brezza estiva. Le fotografie, nella loro immobilità, non svelano nulla, ed è proprio in questa reticenza che il mistero prende un sapore dolcissimo. Negli ultimi anni, la moda bimbi ha superato i confini del semplice abbigliamento per entrare in una sfera artistica a sé, pensata, discreta, magnificamente realizzata. I capi essenziali restano, ma sono stati ripensati attraverso fibre organiche lenitive, maglierie che non graffiano, silhouette studiate per il movimento e la facilità. Al posto di slogan roboanti o colori squillanti, trionfano stampe sussurrate, stelline che sembrano coriandoli in un cielo notturno, bozzetti botanici come acquerelli, quadri tenui, righe senza tempo che non chiedono attenzione eppure la conquistano. Le palette neutre regnano, e non sono affatto spente, vibrano di vita propria, farina d'avena, grigio perla, sabbia, pietra, crema di burro, punteggiate da tracce di rosa cipria, cielo o salvia. Se riflettiamo sullo stile pubblico di Elçin Sangu. Eleganza che danza, modernità che non si spezza,
È facile immaginarla posare lo sguardo su pezzi che appaiono classici, ma catturano nei dettagli. Lasciamo correre la mente, forse avrà scelto un cardigan in cashmere leggero come un sospiro, con pantaloncinini coordinati, un completo che in foto sembra una nuvola e al tatto è ancora più soffice. Per la dolcezza di ogni giorno, magari ha soppesato tutine in cotone organico, tastando la mano del tessuto contro la tenerezza immaginata di una pelle nuova. E gli accessori che possono averla tentata, un berrettino a costine sottili, scarpine fatte a mano che abbracciano senza stringere, una catenella per il ciuccio in legno con cordoncino satinato. Tutto si compone con naturalezza, proprio come il suo passo sul tappeto rosso, mai eccessivo, sempre intenzionale. Prima di proseguire in questo possibile sogno che coinvolge anche il nostro amato bar, lasciate che vi ricordi una cosa importante. Se amate la qualità delle nostre storie e volete sostenere la ricerca e la scrittura di Segreti Turchi, considerate di cliccare su iscriviti o sul tasto unisciti. Con un piccolo contributo, aiuterete questo canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più esclusivi e dettagliati. Un grazie di cuore a chi lo farà. Tuttavia, per onestà intellettuale, dobbiamo guardare anche l'altra faccia della medaglia. Non ogni acquisto in una boutique per bambini è un segnale inequivocabile che una culla stia per essere montata in casa. Il mondo di Elchin è popolato di affetti intensi, amici, colleghi, familiari legati da rapporti che non hanno bisogno di prove pubbliche. È nota per una lealtà che non cerca applausi. Sarebbe del tutto naturale, e in linea con la sua generosità, scegliere qualcosa di speciale per una celebrazione altrui. Eppure, ignorare l'altra possibilità significherebbe rinunciare al motivo per cui siamo qui, protesi in avanti, con il fiato sospeso. Perché esiste, inequivocabilmente, la possibilità che quei piccoli tesori siano destinati a lei e a Bararduk. Se fosse così, che alba luminosa rappresenterebbe per il mondo dello spettacolo, in Turchia e oltre. Immaginate la scena. Elchin, artista dalla gioia luminosa e concreta, che entra nella maternità con la stessa serenità che porta sul set, consapevole, curiosa, profondamente presente. Al suo fianco, Bar, con quell'energia radicata e protettiva, il sorriso pulito che ricorda il cinema classico, pronto a starle vicino come una roccia. Li abbiamo visti sotto i riflettori, affrontare 7 premiere con grazia naturale. Insieme proiettano un equilibrio difficile da imitare. 2 anime indipendenti che sanno armonizzarsi, 2 presenze forti che non hanno bisogno di pestarsi i piedi per farsi vedere. L'idea che in questo momento possano stare scegliendo il primo guardaroba per una nuova vita sembra meno pettegolezzo, e più naturale svolta di pagina. Ricordiamo anche come gestiscono la vita pubblica, con cura, misura, rispetto dei confini. Se decidessero questo passo, è improbabile assistere a fuochi d'artificio mediatici. Piuttosto, un cambiamento sottile. Un'agenda che si riorganizza, una silhouette che si addolcisce, un sorriso che si ferma un secondo in più del necessario. E sì, la moda seguirebbe. I fan amano osservare come lo stile personale si trasformi quando una nuova vita entra nell'inquadratura. Nel caso di Elchin, il comfort guida le scelte senza sacrificare la grazia, abiti che scorrono e accompagnano, texture che sussurrano, tagli che valorizzano senza costringere. Cosa raccontano 2 borse e un sorriso pacifico? Forse più di quanto immaginiamo. Per chi prepara un arrivo o sceglie un dono, è un promemoria. I capi per bambini possono essere gentili con il mondo tanto quanto con la pelle. Il cotone organico non è solo un'etichetta, è gentilezza tangibile. I filati di bambù muovono l'aria come se fossero fatti di brezza. Le tonalità neutre lasciano che sia il volto del bambino a brillare. E la praticità è il tesoro nascosto. Spalle a busta che rendono i cambi scorrevoli, bottoncini che rispondono senza lotta, elastici che abbracciano e non segnano. L'elasticità conta. La traspirabilità conta. Il comfort è re e corona. Ora immaginate Elchin tra gli scaffali, la punta delle dita che sfiora una fila di tessuti, gli occhi che confrontano crema con vaniglia, perla con tortora. Legge le etichette come fossero copioni,
cercando i crediti giusti, etico, biologico, ben fatto. Valuta le taglie con lungimiranza, magari scegliendo un pezzo che andrà bene anche dopo uno scatto di crescita. Scelte piccole solo all'apparenza, sono il modo in cui lo stile vive quando parla di tenerezza, non di tappeti rossi. Non siamo a una prima, siamo nella galleria privata dei significati quotidiani. Le borse nelle foto sembrano provenire da boutique con linee bimbo curate, etichette note per artigianalità, durata e valori di slow fashion. Questo dice intenzione. Non sono acquisti casuali presi da uno scaffale affollato, sono decisioni prese in luoghi dove la commessa tira fuori un secondo campione ipersicurezza, dove i bottoni si scelgono per la loro levigatezza, dove la finitura di una cucitura è motivo d'orgoglio. E se i prezzi sono più alti, i capi durano di più, si lavano meglio, invecchiano con grazia, diventando ricordi tramandabili più che oggetti da consumo. Certo, il buon design esiste a ogni fascia, ma il gesto di entrare in una boutique specializzata racconta una storia. Dice che si è preso tempo, si è pensato, si è seguito il filo della cura. Volevo che fosse perfetto, è già una narrazione. E voi, come immaginate Elchin e Bar come genitori? Li vedete più protettivi e tradizionali o moderni e avventurosi? E soprattutto, quali altre stelle turche vorreste che raccontassimo qui, su Segreti Turchi? Ditecelo. Il vostro gusto guida i nostri approfondimenti. Se i sussurri si trasformassero in un sì, pensate ai mesi a venire. Avvistamenti che somigliano a mattine di domenica. Una svolta verso silhouette più morbide per Elchin, maglie fluttuanti, tessuti ariosi, linee che abbracciano senza stringere, mentre Bar mantiene quel look pulito e misurato che gli appartiene. Camicie nette, trame pacate, forse un bracciale sottile che intercetta la luce. Nessuna dichiarazione, solo vita. Nessun annuncio, solo cambiamenti che parlano sottovoce. Non stiamo affermando nulla questa sera. Stiamo solo riconoscendo il brivido discreto della possibilità e assaporandolo senza forzare. Per chi sta preparando una sorpresa, o per chi semplicemente sogna, questa è l'immagine che rimane. Un ingresso color pastello, 2 borse, un sorriso che trattiene un segreto e la città che si ferma ad ascoltare. Concludendo, abbiamo seguito la scintilla da un titolo sussurrato a immagini fresche su una soglia lavata di rosa pallido. Abbiamo visto come 2 shopper possano riempire una metropoli di ipotesi. Abbiamo esplorato la forma della moda bimbo osservata attraverso la semplicità raffinata di Elchin Sangu. Abbiamo messo sulla bilancia le possibilità come 2 pietre nel palmo, forse un dono premuroso, forse l'inizio di una stagione più soffice per Elchin e Bar Arduk. Abbiamo parlato di fibre, colori, tagli, e di quel matrimonio sacro tra bellezza e comfort. E abbiamo mantenuto la gentilezza al centro, perché la gentilezza è l'unica lente che rende storie come questa degne di essere raccontate. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio fatto di eleganza e congetture. Non dimenticate di iscrivervi a Segreti Turchi, attivare le notifiche e condividere questo video con chi, come voi, ama sognare a occhi aperti. Alla prossima storia, alla prossima emozione.